Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Oggi facciamo 3 piccole magie con il DJI RC abbinato al Mini 3 Pro, ma sono 3 magie che sono valide anche per tutti gli altri droni supportati dal DJI RC, quindi anche Mavic 3, R2S. I droni che vengono supportati dalla DJI Fly possono ottenere questi effetti magici. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se volete sapere di cosa si tratta e vi invito anche a indovinare di cosa si tratta nei commenti. Prendetelo come un giochino del 1 maggio. Giochino però molto utile. 3 magie molto utili, soprattutto le prime 2. Iniziamo dalla prima. Sappiamo che il Mini 3 quando va in registrazione spegne le luci anteriori, le uniche 2 luci verdi lampeggianti che sono obbligatorie di notte. Il problema è che quando facciamo andare in registrazione il Mini 3 e il Mini 3 Pro spegne le luci. Vedete? Luci spente. E allora la magia consiste nel tenerle sempre accese. Come facciamo per tenerle sempre accese? Andiamo nel tab informazioni e nel campo nome scriviamo V LED staccato on. In questo modo andiamo nella pagina principale, vediamo se funziona, clicchiamo rec e voilà, luci sempre accese, luci verdi lampeggianti sempre accese anche in registrazione. Adesso siamo legali di notte, possiamo far volare questo drone di notte tranquillamente perché è nella piena legalità con le luci verdi lampeggianti. Passiamo alla seconda magia. Vedete che siamo in modalità CE, 1 chilometro è in corrispondenza di meno 90 dBm, quindi siamo in CE. Questa magia non è permessa in Italia e in Europa. Scopriamo subito perché. Se noi nel campo nome scriviamo CC staccato US maiuscolo, tutto maiuscolo, diamo ok e vediamo cosa succede. Andiamo nel tab trasmissione e voilà, la magia è fatta, siamo in FCC. Attenzione, ve lo ripeto, non è permessa in Italia e in Europa, quindi cercate di rispettare le normative nel luogo in cui vi trovate. Quindi se siete in Italia andiamo nel campo nome e scriviamo C staccato I T CC IT. Vediamo cosa succede. Andiamo di nuovo nel tab trasmissione e voilà, siamo di nuovo in CE nella piena legalità, quindi tutto a posto, tutto legale. Ci sono anche altre magie con lo stesso sistema, ad esempio far volare il drone in atti ed altri che vedremo prossimamente, ma vediamo l'altra magia, eccola. Un'altra magia, guardate. E guardate. E allora abbiamo le applicazioni, ho installato Firefox e sono andato a visitare il mio sito che invito a visitare. Quindi oltre ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, vi invito anche a visitare il mio sito quadricottero.com per essere sempre informati sui droni. E questo video dà tante informazioni. In questo momento però non vi dico come ho fatto. Prima di dirvi come ho fatto voglio provare bene tutte queste cose per verificare che non ci siano problemi, anche perché queste cose non sono supportate ufficialmente, quindi chi le fa se ne assume tutti i rischi, eventuali malfunzionamenti, magari anche con droni in volo, e quindi bisogna saperlo. Questo video è da intendere a livello didattico e informativo.
nel senso che esiste questa possibilità non ufficiale e vi ho informato che esiste. Tra l'altro io credo che disinstallerò queste possibilità di installare app e soprattutto il browser, perché non voglio appesantire il radiocomando e avere dei problemi appunto quando lo uso, come ad esempio dei rallentamenti. Quindi è una cosa dimostrativa, informativa. Vi anticipo però che si tratta non questa parte, ma la parte della DJI Fly è una modifica a pagamento e penso che molti di voi sanno di cosa si tratta e quindi vi invito a indovinare nei commenti. A parte il discorso FCC, che sappiamo che in Italia non è legale, quindi con tutti i discorsi che abbiamo sempre fatto, queste cose le ritengo molto utili per cambiare i parametri, come abbiamo visto, quindi tenere accese le luci verdi di notte in modo da essere legali e cambiare alcuni parametri. Questa è la parte relativa al pagamento. Questa qua invece che stiamo vedendo, e cioè la possibilità di installare app sul DJI RC, non è a pagamento, è gratuita, bisogna fare delle azioni. Però è legata alla possibilità a pagamento, quindi quando si attiva la possibilità a pagamento abbiamo anche questa possibilità collaterale che si ottiene in un certo modo, e cioè tramite un accesso ADB. Praticamente DJI ha blindato il DJI RC e togliendo la possibilità dell'accesso ADB per i sistemi Android, quindi questa modifica a pagamento non fa altro che aprire l'accesso ADB e fare una modifica interna. Però grazie a questo accesso ADB è possibile utilizzare un altro tool però gratuito che permette di andare a installare le app all'interno del DJI RC, qualsiasi app compatibile con il sistema che è di 32 bit. Purtroppo non è 64 bit. Però ripeto, prima di dirvi come ho fatto, preferisco aspettare qualche giorno per provare un po' tutto e verificare le cose, e secondo me parecchi di voi sanno di cosa si tratta, quindi vi invito a dirlo nei commenti, vi invito ad indovinare. E come ho detto, vi invito anche ad iscrivervi al canale se volete saperne di più, e vi invito anche a passare un ottimo weekend e un buon primo maggio. Un sacco di inviti oggi. E allora non mi resta che augurarvi una buona serata e a darvi appuntamento al prossimo video di Quadricottero News. Ciao a tutti!